Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questa luce che va aumentando viene prodotta dalla Sofirn SP33S, una torcia tattica luminosissima che arriva a 5000 lumen e che raggiunge circa 250 metri di distanza. Oggi la guarderemo, la proveremo, faremo alcune prove in esterno, ma prima devo farvi vedere com'è fatta qua sul bancone. Vi ricordo che di questo marchio già vi ho recensito diverse torce che sono risultate spettacolari, funzionano bene e Sofirn riesce a produrre delle torce con tante funzioni che non costano tanto. Questa costa circa 60 euro, dipende dal sito internet. Io vi lascerò il link comunque di Amazon. Sapete che su Amazon se costano 5-10 euro in più, comunque avete la garanzia della vendita da parte di un sito che vi assicura in caso di malfunzionamento, di smarrimento dell'oggetto durante la spedizione eccetera, e un eventuale rimborso, insomma tutte le garanzie che sappiamo di Amazon. Quindi mettiamola sul bancone, guardiamo come è fatta e vediamo come funziona. Iniziamo. E allora, molto rapidamente guardiamo la scatola con cui viene venduta. All'interno troviamo il cavo di ricarica USB di tipo C, una bustina con all'interno il laccetto per poterla fissare al polso, più un paio di ring di ricambio. Questo è semplicemente un cartellino che ci avvisa di rimuovere la protezione per evitare che la batteria faccia contatto durante il trasporto, altrimenti non si accenderà. E ovviamente anche il manuale di istruzioni. Ma guardiamo la torcia da vicino. Allora, come sempre, come il 99% delle torce tattiche, di colore nero, opaco, alluminio aeronautico, molto robusta, con questa finitura anti-scivolo. La parte posteriore è completamente piatta e questo ci permette di metterla in modalità candela e illuminare verso l'alto, quindi diffondere la luce in tutto l'ambiente. Questo invece è l'ingresso per poterla ricaricare. Un tappo ermetico che garantisce che la torcia rimanga impermeabile e quindi possa essere immersa in acqua anche a 2 metri di profondità. Questo è il tasto di accensione, al centro troviamo anche un LED, ora vedrete ha tante funzioni, anche il LED che ha diversi funzionamenti. Sulla parte alta abbiamo questa corona, questa ghiera, che ci permette di poggiarla anche sottosopra o nel caso in cui dovesse cadere non arriveremmo a graffiare il vetro, e potrebbe essere utilizzata anche come arma da difesa in caso di aggressioni, ma può essere utilizzata anche per rompere vetri eccetera. Sulla parte più alta troviamo questa forma particolare, serve sia a dissipare il calore che anche a evitare che la stessa rotoli via se poggiata su una superficie, però dovete poggiarla in modo saldo e se la superficie è leggermente in discesa non scivola, altrimenti va via. Non è dotata di clip per poterla mettere sulla cintura e da questa parte troviamo questo forellino che ci permette di mettere il laccio che vi ho fatto vedere poco fa. Allora, continuiamo a guardarla. Si può svitare sia la parte anteriore, quindi sicuramente il corpo di questa torcia può essere adattato anche ad altre lampade, e questa è la parte posteriore che ci permette di arrivare alla batteria. Quindi la batteria che troviamo all'interno è del tipo 26650 da 5500 mAh, che per una torcia così potente da 5000 lumen sono quasi indispensabili. Adesso però passiamo alle modalità di utilizzo. Allora, avete visto nell'introduzione che la luminosità aumentava semplicemente premendo il tastino e mantenendolo premuto, quindi si accende premendolo una volta, e abbiamo l'ultima modalità con cui l'abbiamo utilizzata, un effetto memoria. Se noi la spegniamo con una modalità intermedia, massima o minima, la troveremo alla modalità intermedia, massima o minima per come l'abbiamo utilizzata l'ultima volta. Quindi per poter aumentare di luminosità con la impostazione che ha adesso basterà mantenere premuto e come vedete in questo caso arriva al massimo fino a 5000 lumen e si ferma. Molte torce hanno un funzionamento ciclico, quindi dopo che raggiungono il massimo tornano al minimo per raggiungere nuovamente il massimo. In quel caso dovremmo essere veloci a lasciare il tastino per ritornare nella modalità che ci interessa. In questo caso, come vedete, sia per aumentare che per diminuire la luminosità si ferma quando raggiunge il massimo oppure il minimo. Abbiamo però la possibilità di aumentare e diminuire la luminosità anche a step. Per fare questo basterà premere 4 volte il tastino, 1 2 3 e 4. Ok, la torcia lampeggia per informarci che ha ricevuto il comando e da adesso, come vedete, aumenta a step, ma in questo caso, dato che vedremo quale sarà la modalità massima, dovremo interrompere questo step semplicemente alzando il dito. Abbiamo anche la modalità strobo che si attiva premendo 3 volte il tasto di accensione, sia che la torcia sia accesa che anche se sia spenta, quindi 1 2 3. E questa è la modalità strobo che serve ad infastidire eventuali aggressori che siano umani, animali, eccetera. Quindi questa luce così fastidiosa a 5000 lumen di potenza effettivamente fermerebbero qualunque malintenzionato. Vi dicevo che al centro abbiamo anche un LED che oltre ad indicare il livello di carica della batteria e a indicarci quando la batteria è carica, perché si accende pure mentre è sotto carica, ci serve per individuare la torcia nel caso in cui la appoggiamo da qualche parte e vogliamo cercarla, ma in questo momento è spenta.
per poter attivare l'accensione di questo LED abbiamo tre modalità. Basta premere 5 volte questo tastino e il LED rimarrà acceso in modalità fissa 1, 2, 3, 4 e 5. Sarà fissa, quindi anche al buio avremo questo LED che ci permette di individuarla velocemente. Nel caso in cui però non volessimo la modalità fissa, potremmo premerlo altre 5 volte per avere la modalità lampeggiante 1, 2, 3, 4 e 5. In questo caso lampeggerà e ci permetterà quindi di vederla, ma con questo lampeggio. Premendolo altre 5 volte quindi si spegnerà 1, 2, 3, 4 e 5. E avremo la torcia con il LED spento. Come vi dicevo, una volta appoggiata in questo modo verso l'alto avremo la luce diffusa in tutto l'ambiente e ci permetterà quindi di utilizzarla come una lampada stazionaria per avere la luminosità con l'intensità che ci necessita. Il fascio luminoso è semi grandangolare con un bordo non preciso e al centro emette un pochettino più di luminosità, quindi utilizzata a distanza ci permette di avere una luce maggiore nella zona centrale, che è quella di interesse, ma ci permette di avere anche una buona visione periferica. Adesso, viste queste caratteristiche, diamo un'occhiata molto rapida al manuale di istruzioni e poi andiamo in esterno a fare un paio di prove. Come vedete, manuale di istruzioni scritto anche in italiano. Guardiamo direttamente le specifiche tecniche, quindi le modalità di utilizzo e quanta luminosità emette in base alla modalità scelta. In modalità strobo a 5000 lumen, quindi il massimo della sua luminosità. In modalità turbo lo stesso e raggiungiamo 264 metri di distanza. In modalità alta avremo 2000 lumen con 196 metri di distanza, in modalità media 600 lumen con 91 metri di distanza, in modalità bassa invece avremo 100 lumen con 34 metri di distanza e in modalità eco, che è quella che ci permette di vedere da vicino con una bassissima luminosità, quindi si può utilizzare per leggere, per essere individuati e poco altro, emetterà 10 lumen e arriveremo a 15 metri di distanza. Ha una protezione IPX8, quindi come vi dicevo può essere immersa anche ed accesa sott'acqua fino a 2 metri di profondità e può resistere a cadute dall'altezza di 1 metro, quindi molto versatile, comoda, resistente, luminosa, ma adesso dobbiamo andare a vedere in esterno come si comporta. E allora ragazzi, vediamo quindi questa Sofirn SP33S. Accendiamo le modalità intermedia, hotel abbandonato. Essendo una lampada diciamo semi grandangolare, il fascio luminoso si disperde anche lateralmente, però riusciamo comunque ad illuminare anche l'hotel. Guardate la differenza, accesa e spenta, ma questa è la modalità intermedia. Adesso andiamo in modalità turbo. Ok, e come vedete riusciamo ad illuminare tutta la parte frontale, tutto il prospetto di questo hotel, e se illumino al centro riusciamo ad illuminare praticamente tutta l'ala destra e tutta l'ala sinistra. Quindi davvero una torcia che riesce ad illuminare molto bene. Oggi c'è questa umidità un po' fastidiosa, comunque non ci impedisce di capire quanto sia luminosa. Riusciamo ad illuminare, come vedete qua, gli alberi, ma riusciamo a vedere anche una parte dell'hotel, quindi molto indicata per tutte quelle situazioni in cui si fanno escursioni, in cui è necessario vedere da vicino, evitare ostacoli eccetera. Come vedete da vicino riusciamo a vedere bene, ma quando serve illuminare da lontano, 2 clic e via. E ora siamo di nuovo in quella famosa stradina, l'accendo, modalità intermedia, riusciamo a vedere benissimo, riusciamo a vedere in fondo e riusciamo a vedere anche lateralmente, quindi una torcia grandangolare che ci permette di vedere bene, evitare ostacoli come quel piccolo muretto sulla destra eccetera. Proviamo a cambiare luminosità, quindi andiamo nelle modalità più basse, riusciamo a vedere comunque bene, modalità successiva, andiamo sempre aumentando fino ad arrivare alla modalità turbo. Guardate, è molto luminosa, 5000 lumen, e ha questo fascio così grandangolare che praticamente, se io sollevo la torcia e illumino in questo modo, sembra che sia quasi giorno. Davvero molto interessante. Sofirn non mi ha mai deluso con le torce e anche questa volta devo dire che si comporta molto bene. Ok ragazzi, è arrivato il momento di fare il test nell'edificio abbandonato. Allora, adesso siamo al buio, accendiamola. Questa è una modalità bassa, quindi non riusciamo a vedere nulla, ma andiamo in modalità turbo, ragazzi. Ma guardate che spettacolo. Riusciamo a vedere benissimo, zoomiamo, riusciamo a vedere tutto l'edificio, tutto. Solitamente riusciamo a illuminare solo una parte, e invece con questo riusciamo a illuminare tutto l'edificio, tutto attorno. Quindi se io punto al centro dell'edificio abbiamo tutta questa angolazione, questo grandangolo che ci permette di vedere molto bene. Peccato per questa umidità, e tra l'altro scalda, ma non scalda neanche tantissimo. Ovviamente le torce tattiche scaldano tutte, però questa sembra che scaldi un pochettino di meno.
Bene, bene. E allora ragazzi, Sofirn SP33S, una torcia tattica che come avete visto riesce ad emettere una bella luminosità, molto versatile grazie ai suoi funzionamenti e a tutte le impostazioni. E ha tantissimi pro e forse un contro, che non viene data in dotazione una fondina per poterla trasportare agevolmente, ma sono facili da reperire e costano poco. Effettivamente anche la torcia costa poco, su qualcosa devono risparmiare, la qualità c'è tutta, quindi effettivamente non viene data in dotazione la fondina, ma è solo un piccolo capriccio. La torcia di per sé è molto valida, ci permette di vedere bene, può essere utilizzata per escursioni, campeggio, per le forze dell'ordine, per fare un po' di urbex, quindi escursioni anche in luoghi abbandonati. Una torcia di questo tipo, così facile, con il tastino che ci permette di cambiare rapidamente luminosità, io la trovo molto indicata per diversi ambiti. Resistente, impermeabile e, come ho detto poco fa, che emette una buona luce. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poterla vedere sul sito di Amazon. E se vi piace, acquistatela. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate sulla campanella qua giù per esservi iscritti, cliccate anche sul tastino mi piace per farmi capire che questo video vi è piaciuto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!